andi chari gunye na gunye tandi chari be abikani usuri I call him and You want to kill you, we kill you. Okay. You don't like you, we kill you. Okay. Naka jeuzu gotila ko jeno detu. Bezi ajiben jadi water injuan kena kesusu itu ai kena. me abe anda kristiano aji tumu aji be kesuri. Wait, no, wait. What's the country? They lost the money more. Kana jimbla ticho be mai gabai ነገር እኔ ምን አገባኝ ትናደዳለህ እንዴ fuck off. Non avrei mai dovuto bere quel sangue, ma soprattutto non saremmo dovuti nemmeno essere lì. La verità è che tutto ciò che avevamo programmato in realtà poi non è andato come previsto. Avevamo un piano preciso, 3 giorni nei territori mursi in uno dei villaggi più remoti della Valle dell'Omo, per provare a vivere con loro e conoscere un po' meglio la loro comunità. E poi, il giorno prima di partire... Mursi and Podi are within a conflict. I told you years before. Okay. Years before. Yeah. That's why I said you again and again. It's a risky area even. But what I heard, the Podi and Mursi, some people dead. Died. Okay. Yeah, so the area around there is risky. Okay. 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 We try to. So what I'm thinking, we're gonna have a lunch in Jinka. Again, I will cross check, and I will take you back to the Benna Mursis with a leaflet. Even if they are 1 or 2, it's okay for us. Okay. Okay. We think about it. Okay. Think about it. Okay. Thank you. Il villaggio in cui volevamo andare era diventato inaccessibile. Così ci viene proposto un'alternativa, un villaggio che in realtà sapevamo essere una trappola per turisti, più vicino alle città e che aveva adattato il proprio stile di vita al turismo. E non era quello che cercavamo. Per questo motivo decidiamo di tornare in città per cercare di capire cosa fare, solo che dopo giorni di ricerche ci rendiamo conto che gli unici villaggi mursi autentici erano proprio nella zona di conflitto e purtroppo nessuno voleva rischiare, nessuno voleva accompagnarci. C'era però un'altra opzione che in realtà non avevamo considerato per la distanza: i Suri, parenti stretti dei Mursi, stessa cultura, solo incredibilmente più remoti, più lontani. Non avevamo altra scelta che andare lì. E forse è stata la peggiore decisione che potessimo prendere. O forse la migliore. For the tribes, don't show a lot of money. They go to the jungle, they will check you by a gun. Bam bam. You don't pay. You're so angry, no aggression. Just shoot you. They shoot you, Yeah. You don't pay, you don't listen. but can you try to talk with them and try to make them think, or they don't think? They are super aggressive. I don't think because no school there, you know. You don't school. You want to kill you, we kill you. Okay. You don't like you, we kill you. Okay. Yeah. In a town, you go to a town, you can work hard, and then tonight you drink. You know, it's the same. It's here in the tribe. Morning, the work, something you go to in the bush, and then afternoon, they will buy arake, local arake. It's like local vodka. Uh-huh. They buy to Jinka Uh-huh. by this bottle, and then he drank a lot. You know, all the village, the kids they don't drink. And sometimes you can say something, he's so angry because he drank a lot. What we have to do when they are drunk? What should we do? You go to in the village, you can take a scout security. One from tribe, one from Mago National Park security. Mago National Park. Il nostro viaggio continua così, con Bucci che ci racconta storie lungo il tragitto. Poi, a un certo punto, entriamo nel territorio di Suri, ed è lì che tutto ciò che ci aveva raccontato diventa realtà. Wait, no, wait.
Vai taraga kante bana jimbla ti ko mai ga bai nagar. Posso chiamare? Kenna nyen ngeo. Fuck off. Ci fermiamo ad un checkpoint e in pochi secondi veniamo circondati da un gruppo di suri che, con fare minaccioso, non essendo abituati a vedere turisti, decidono di bloccare la macchina. Più basso. No, non si vede. Non possono vedere. No, you don't listen me, you guys. Wait. We take this guide, you know? I take this guy to the village. I pay for him everything. For now, for his guiding, I pay. You see? When I pay, I deal with him. These guys, other people, they don't go with me to the village. They ask me money for guiding. Again, other money. I don't have money. Let's go. Let's go, guys. Let's go. I think it's not enough money for community, you know, Okay. because one person, it's a small money for that. I think it's not touristic place, you know. Yeah. They don't know how much we are paying, you know. They want more. Only we are a tourist. Okay. Maybe after 1 year they come here. Okay, so maybe the next tourist will come in a year or something like that. Maybe 2 years. Okay. Maybe. Scortati da un gruppo di sori, ci avviciniamo al villaggio. Per restare però, ci dicono che dobbiamo prima ottenere il permesso del loro capo. Un uomo imponente, alto quasi 2 metri, cieco da un occhio, temuto e rispettato da tutto il villaggio. Kan rike boli jare. Boli buzeni. Abado le buzeni. Na ora suri. Na ben ka ba ko na gunyete. Ande chare gunye na gunyete ande chare. Be abi kan suri. Ay ko hinana. Me abi anda kristiano aji tumu. Aji be ke suri. Na ya na inde tok ay tok ti. Ko bo be atoka no be aka bo kana kelo bachali na she ki chali. Na me de ba ko na ma kala lo mi tumu so. A lokte me bachali ke baga banga. Hunde me akuni na wole burjara ori aru ndono na do na kuni nga. So I just wanted to ask him if there are some rules that we must follow until we will be here. No me de ke ko don hira boye. Ko don na itundo kebu. Kili kino ko kebu. Na chinyo ikechinyi bane hira bono ko kebu na ko tan lo mi tumu kebu. In tutti i miei viaggi credo di non aver mai visto nulla di simile ai dischi labiali che indossano le donne suri. È una tradizione antica di cui non si conosce molto bene l'origine, ma alcuni antropologi sostengono che sia un tratto distintivo rispetto ad altri popoli della zona che abbiano deciso di iniziare a deturpare il proprio labbro per sfuggire dai trafficanti di schiavi che volevano rapirle. Tara ganyo nga ganji. Allo aganyo. Be mezono kokongi. Mezono kaka. Na inde ko boy. Kudu ne tubiye. Na ka je zugo tila. Ko je no de tugo. Na ka je no. Do ga kingi. Han sirono. Me ado te dur ko kingi bate golai. Ngani ngadu ne. Na ko lo manyo song. Yo do te dur. Ngani adu ne. Bate golai. Agersi. Na ko la anyo song. Yo keri anga. Damite nundi. Ihe anga kenyi. Kudu no waraye. Nganda inde kemeza anga eki cerena. Na burre ko jeno ke song ngana ko jeno andani. Restiamo sorpresi dalle sue parole. Per secoli, per le donne suri, il disco labiale ha significato bellezza, status, valore. Più grande il disco, più alta la dote per sposarla. Ma oggi qualcosa sta cambiando. Questa tradizione millenaria
che ha definito l'identità di intere generazioni di donne suri sta scomparendo e lei non è l'unica a pensarlo. Hanya dia tu orang aku dunia tak dapat tinggal lain lah berdunia tu mama kina gai. Na inda ni na bata gai ta ni kodai. Nama kalau nyang nonya aku dunia. Aku dunia. No mama dunda ko kakalo me tu ikan. Dunia tu kata wah holang ah. Ko be anda bohina ngai dune se kata tu ini. Hanya ada kata adi ko kinga ni aku dunia. Kalau tak ada dah beli mama rabu. Nah nyamnya kalau tak. Nah ini kata wah, kelo angkol. Kata wah ini magisi. Restiamo ancora in compagnia di Suri. Avremmo dovuto passare con loro diversi giorni, ma proprio quando pensavamo di aver trovato un equilibrio, quando sembrava che potessimo continuare a documentare la loro vita, tutto è ricominciato. They will ask money more, you know. What people crazy. We have already paid. Now, here also what they ask, some from the village also there will be like a scout for you, 4 people. They say we have to pay because there were scout. Then I pay Again. Ci siamo un attimo fermati perché 2 capi villaggi stavano litigando tra di loro e stavano litigando relativamente il prezzo da pagare, che dovevamo appunto pagare. In realtà noi il prezzo l'avevamo già concordato, però come spesso avviene, non essendo questo un posto turistico, loro non sono preparati e quindi si trovano a volte a discutere sul prezzo, a differenza di come avviene invece in altri villaggi qui della Valle dell'Omo. Infatti anche ieri, quando abbiamo oltrepassato il territorio Suri, siamo stati fermati da alcuni ragazzi per strada che hanno chiesto di pagare. Abbiamo un attimo discusso, ma hanno bloccato la macchina e le portiere. Ecco, adesso stanno ancora litigando. Hanno bloccato la macchina e le portiere e non ci hanno lasciato proseguire, perché appunto, come dicevano anche le nostre guide, ai Suri si accede in 2 modi: o pagando o pregando. Okay. Let's go. Niente, ce ne stiamo andando perché la situazione era diventata ingestibile. Mi sarebbe piaciuto rimanere per cercare di offrire una panoramica generale sui Suri, però purtroppo così non è stato. Speriamo nei prossimi giorni di riuscire a trovare un altro villaggio e di riuscire a terminare la nostra avventura. Il giorno successivo riusciamo finalmente a raggiungere un altro villaggio. A quel punto avremmo potuto terminare la nostra spedizione. Arriviamo all'alba, incontrando alcuni ragazzi della comunità al pascolo, apparentemente più accoglienti, ma pur sempre minacciosi. Sarei እኛ ገብተን ለከብቶች ለመጠበቅ እሱ ነገር እሺ እና ይህ አውሬ መጥቶ እንዳይበላ አውሬ ከተበላ በዚህ ነው የሚመታው ወይ አንበሳ ወይ ጅብ በዚህ ነው የሚመታው ከብቶች እዛ ሌላ ሰው ብሔር መጥቶ ከብቱን ወደ ጫካ ይዞ ከሄዱ በዚህ ሄደን እንመልሳለን እንዲይዘን ሄደን ቦታ ይዘን ከዛ ተኩሰን እንመልሳለን ወደ ወንዝ ስንሄድ ከብት እና ሴቶች ስንሄድ በዚህ አጅበን ሄደን ዋርደም ይዘን ከዛ ከሴቶች መጥቶ ውሃ ይቀላሉ Per loro le armi non sono violenza, ma sopravvivenza. Il bestiame è tutto: cibo, ricchezza, futuro. Lo proteggono con qualsiasi mezzo. Quella mattina però i Suri ci invitano ad una cerimonia. Per la prima volta non ci stavano chiedendo soldi, ci stavano offrendo qualcosa. Drink, no problem. It's like Questo momento non me l'aspettavo, tra l'altro lo devo bere anche abbastanza velocemente prima che coaguli.
Per quanto possa sembrare una scena controversa, in realtà quello che abbiamo appena visto, la cerimonia del sangue per i Suri, rappresenta uno dei momenti più importanti della loro quotidianità, perché in realtà il sangue è una delle fonti nutrienti più importanti per loro, specialmente quando il cibo scarseggia, e hanno deciso appunto di offrirla anche a me, e sono stato costretto in un certo senso a berla, anche se un po', perché per dimostrare la mia vicinanza e per essere maggiormente accolto all'interno della comunità. Questa spedizione non è andata come previsto. Scontri tribali, tribù che ci bloccano, litigi continui per soldi. Potevamo andarcene 1000 volte, e forse avremmo dovuto. Ma dietro la reputazione di pericolosità, dietro le armi e i conflitti, ci sono semplicemente persone. Una comunità che protegge i suoi membri, anche quelli diversi. Tradizioni che ai nostri occhi possono sembrare strane, controverse o incomprensibili, ma che nascondono sempre qualcosa di profondo, se solo ci sforzassimo di guardare con occhi diversi. Perché il concetto di bellezza non ha una sola forma, e lo sguardo di una comunità definirla, non il nostro. Ma c'è una cosa che abbiamo capito con i Suri e che nessun'altra tribù ci aveva insegnato prima. A differenza di tutti gli altri popoli che abbiamo incontrato, i Suri ci hanno accolti con diffidenza, direi con sospetto. Noi eravamo curiosi di conoscere loro. Loro non avevano alcun interesse a conoscere noi. Quando viaggi e provi a documentare un luogo, vorresti sentirti benvenuto. Vorresti che qualcuno ti aprisse le proprie porte, ma non siamo noi a decidere chi deve accoglierci. Non siamo noi a scegliere chi deve aprirsi, raccontarsi. I Suri non ci devono niente. Non ci devono la loro storia, non ci devono un sorriso. E forse, proprio forse, i Suri non volevano turisti. E probabilmente hanno ragione.